benvenuti al mio primo vlog completamente in italiano. Questa si chiama Moka, una caffettiera per fare il caffè. La moka tradizionale è stata inventata nel 1933 da Alfonso Bialetti e ha più o meno questo aspetto. La mia è un po' particolare perché la uso sul piano a induzione. Ma non importa, il caffè della moka è sempre buono. Oh, mi sento un uomo nuovo. Mi sono fatto la doccia, mi sono vestito e adesso sono pronto per iniziare la giornata. Però prima una cosa molto importante, devo fare il letto. Ok, adesso possiamo farci due chiacchiere. Innanzitutto, benvenuti a tutti nel primo vlog completamente in italiano. Scusate, ho ancora un po' sonno perché è presto stamattina, quindi non so bene quello che dirò. Però perché ho deciso di creare questo vlog? Beh, la risposta è molto semplice. Voi sapete che per imparare l'italiano o comunque qualsiasi altra lingua è necessario essere esposti il più possibile a quella lingua. Però bisogna essere esposti anche a contenuti autentici. Quindi bisogna ascoltare persone italiane che parlano. Allora ho deciso di creare questo vlog in cui condividerò con voi quello che faccio nella mia vita di tutti i giorni. E ovviamente facendovi vedere tutto quello che faccio durante la giornata, voi potete non solo migliorare le vostre capacità di ascolto, ma allo stesso tempo anche imparare tante nuove parole. Infatti cercherò di includere tutte le parole che io ritengo rilevanti per l'argomento del vlog e ve le metterò tutte sul mio sito. Quindi, quando avete finito di guardare questo vlog, potete cliccare sul link in descrizione dove c'è scritto parole nuove e lì potete andare sul mio sito e guardare tutta la lista delle parole secondo me rilevanti che ho usato durante il vlog. Ovviamente non sono l'unico a fare vlog in italiano su YouTube, ci sono tutti gli youtuber italiani che fanno vlog in italiano, però ovviamente fanno vlog in italiano per gli italiani. L'unica youtuber che io stimo tantissimo è Lucrezia, di Learn Italian with Lucrezia. Lei fa anche vlog in italiano, però per gli stranieri. Ma poi non ci sono tante altre persone che lo fanno. E secondo me questo è un ottimo modo per migliorare l'italiano o qualsiasi altra lingua. Però il mio obiettivo è quello di portare questo stile di vlog per imparare l'italiano su YouTube, perché per adesso ce ne sono pochissimi. Ovviamente questo è il mio primo vlog completamente in italiano e io non sono molto esperto. Quindi se voi avete dei consigli, dei feedback, qualcosa che vi piacerebbe vedere in particolare in questi vlog, fatemelo sapere nei commenti qui sotto. E ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale se volete vedere i vlog successivi che farò. Va bene, adesso è il momento di iniziare a lavorare, ho una lunga giornata e ho tante cose da fare, quindi ci vediamo dopo. Ok, ho appena finito di montare un video e adesso ho fame, molta fame, ma ho bisogno di andare un attimo al supermercato per comprare quello di cui ho bisogno, perché volevo preparare gli spaghetti con il pomodoro, piatto semplice, tipico della cucina italiana, però non ho i pomodori, quindi ho bisogno di andarli a comprare. Poi magari vi faccio vedere anche come si cucinano gli spaghetti al pomodoro, però insomma è abbastanza facile, no?
Allora, come vi ho detto, prepariamo gli spaghetti al pomodoro e con un po' di pancetta. Adesso vi faccio vedere come si fanno, sono super facili, molto italiani e personalmente uno dei miei piatti preferiti. Abbiamo un problema, sono appena andato al supermercato, ma mi sono appena accorto di non avere gli spaghetti, quindi non posso cucinare gli spaghetti, ma cucinerò i tortiglioni, che io personalmente ho sempre chiamato rigatoni, ma evidentemente c'è una differenza. Non lo so. Sapete che esistono più di 50 tipi o formati, questa è la parola che usiamo in italiano, di pasta. Ce ne sono tantissimi di tutti i tipi. Tortiglioni. Per me rigatoni. Scusatemi, secondo voi qual è la differenza? Questi sono i rigatoni, questi sono i tortiglioni. Forse è perché i rigatoni hanno quelle linee dritte, invece i tortiglioni hanno delle linee così. Comunque, 50 formati di pasta. Magari quello che potete fare è provare a scrivere nei commenti tutti i formati di pasta che conoscete, ma soprattutto quali sono i vostri preferiti. Ok, adesso inizio ad avere fame, quindi è arrivato il momento di preparare il piatto. Per farlo è molto semplice, ci servono i pomodori, poi la pancetta, io preferisco quella affumicata, ma anche quella dolce va bene. La pancetta è una sorta di bacon, non è proprio la stessa cosa del bacon, anche perché la pancetta sono dei dadini, non sono delle fette sottili come il bacon. E poi ho preso delle foglie di basilico e ovviamente ci servono i nostri tortiglioni. Inoltre serve anche una cipolla. Per prima cosa mettete un po' di olio in una pentola e tagliate la cipolla e fatela cucinare per qualche minuto. Poi tagliate a metà dei pomodorini. Oh, ho appena fatto cadere un pomodoro. Stefano, stai calmo? Aggiungete i pomodorini tagliati nella pentola e girate. Poi aggiungete la pancetta, delle foglie di basilico, un po' di sale e zucchero per eliminare l'acidità del pomodoro e fate cucinare per 15-20 minuti. Poi cucinate la pasta. Perché sono così imbranato? Scolate la pasta e buon appetito. Ciao! Come va? Adesso devo fare una delle cose che odio di più al mondo. Devo fare il bucato. Sapete che cos'è il bucato? Questa espressione, fare il bucato. Un altro modo che usiamo in italiano per dire la stessa cosa è fare la lavatrice. Ora, non so se sapete che cos'è una lavatrice, adesso ve lo faccio vedere, è molto semplice. Questa è la lavatrice. Quindi quando io dico fare la lavatrice non significa che sto costruendo la lavatrice, ovviamente, ma che sto lavando i miei vestiti. Quindi fare il bucato o fare la lavatrice. Quindi sì, facciamo la lavatrice. C'è una cosa che odio in particolare sul fare la lavatrice, e cioè stendere. In Italia non è comune avere un'asciugatrice in casa, quindi noi stendiamo i nostri vestiti sullo stendino. Ecco uno stendino. Sarò sincero al 100%, stendere i vestiti è la cosa che odio di più al mondo. Però devo farlo, perché se non lo faccio io, non lo fa nessuno. Ok ragazzi, adesso è arrivato il momento di stendere il bucato e anche di cenare e andare a dormire. Quindi io spero che questo esperimento, questo vlog vi sia piaciuto e soprattutto voglio sapere se volete vederne altri, magari altri anche un po' più dinamici, dove posso uscire, andare in giro per la città, farvi
conoscere un po' la città di Milano, la città dove vivo, una città al nord Italia. Se non la conoscete, posso cucinare altre cose per voi, posso fare altre attività. Insomma, fatemi sapere che cosa volete vedere in questi vlog, ma soprattutto se vi piace questa idea. E se vi piace, continuerò a farlo. Noi ci vediamo nel prossimo vlog, nel prossimo video, e vi auguro una buona giornata o serata. Un abbraccio a tutti, ciao!